cosa ti piacerebbe fare nella vita? Cioè, andiamo subito con le domande no, ma toste. Cioè, perché stai facendo l'accademia? Mi chiamo Nuvola Camera e ho scelto l'accademia dopo con un sacco di dubbi inizialmente, perché mi dava un po' fastidio seguire le orme di mio padre e comunque sapevo che non sarebbe stato un percorso facile per niente e tuttora non so bene quali saranno i miei prossimi passi e il mio futuro in generale. Vado avanti al buio, però allo stesso tempo penso che alla fine sia la mia strada. Mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo, però non posso negarlo. E com'è che l'hai capito? Riflettendo su quello che mi piaceva. Comunque ho sempre avuto molte passioni, ho sempre letto tanto, mi piace scrivere, mi piace vedere film, però alla fine era una cosa che comunque mi hanno sempre detto tutti e io non, cioè, ci ho messo più tempo degli altri ad accorgermene. Cos'è che ti dicevano? È che dovevo fare l'artista. Però non ho mai dato anzi ero quasi convinta di fare filosofia dopo il liceo. Però alla fine mi sono fatta convincere. Basta. Cioè alla fine comunque è una cosa che ho sempre fatto, non ci ho mai dato peso, però l'ho sempre fatta e non sono mai stata così costante in nient'altro in tutta la mia vita. Che parte dell'arte contemporanea ti piace di più? Dai, no, ma dimmi quello che fai in accademia, tranquilla. Vabbè, faccio pitture arti visive, ma preferisco pittura e basta. Cioè, cosa ti piace della pittura? Allora, prima di tutto che sia visibile in un colpo solo, nel senso che un'immagine la vedi immediatamente per intero e tuttavia c'è sempre qualcosa in un quadro, secondo me, che non si può tradurre verbalmente. È proprio un linguaggio parallelo. E anche secondo me l'intelligenza degli artisti è un'intelligenza parallela. Cioè un bravo artista per me è molto intelligente, ma magari non riesce, non sa parlare o non sa scrivere. Cioè è un altro tipo di intelligenza, un altro tipo di linguaggio rispetto a quello che usiamo tutti i giorni, o che sia quello verbale. E poi sì, appunto, proprio per questo motivo un'immagine dice sempre di più o sempre di meno di quello che ci si aspetta. Cioè se fai un'immagine con un'idea precisa, però con un concetto in mente che non è un concetto visivo, non riuscirai a tradurlo perfettamente in immagine. Allo stesso tempo a me capita spesso di fare dei quadri e rendermi conto che vanno oltre le mie aspettative, nel senso che c'è qualcosa che sfugge anche a me, ma che per fortuna riesco a cogliere. Il mio desiderio è che la gente riesca a capire il concetto che ho espresso prima semplicemente guardando i miei quadri. Nel senso che gli arrivi proprio, che riesca a comprendere il linguaggio visivo, quindi che non abbia bisogno magari di una spiegazione, ma che capisca comunque quello che è un quadro. Mi piace molto la pittura metafisica, Morandi e De Chirico principalmente, che sono secondo me due opposti, ma hanno raggiunto veramente dei livelli nella pittura che sono inesprimibili, perché alla fine ci si può avvicinare ma con le parole, ma non ci si arriva. Perché usi questi colori? Vabbè, magari poi nel futuro cambieranno, però in questo momento sono abbastanza concentrata sul grigio. Mi piace il grigio perché
È un colore ricchissimo, in realtà non è mai grigio, il grigio non esiste. Beh, è vero, cioè, se guardi il mio quadro adesso che ci sono tutti i colori insieme, sembra che ci sia un marrone, un giallo, un verde, un azzurro, in realtà è sempre grigio. Cioè, secondo me è un colore che veramente riesce a contenerne 1000 anche contemporaneamente, cambia mentre lo guardi, proprio sì, Bello. E come li stendi i colori? con la spatola. Quindi dipingi a... A olio. Ok. Sì, mi piace stenderli uniformemente, perché mi piace proprio lasciare il colore puro, cioè dargli la possibilità di non essere contemplato senza che ci si debba concentrare su un segno. Cioè alla fine sono proprio superfici di colore. E i soggetti? E i soggetti non lo so, è quello che mi viene naturale dipingere, cioè mi capita di andare in giro e di soffermarmi su un dettaglio, su uno scorcio che mi immagino già a quadro nel momento in cui lo vedo, poi magari dopo lo elaboro, però cioè, sono principalmente cose che vedo e che mi colpiscono. Altre cose che ti piacciono oltre alla pittura? Il disegno. Ok. Però ha uno stile, questo è un mio problema, cioè nel senso che non riesco bene a capire questa cosa, nel senso che i miei disegni sono praticamente l'opposto, sono istintivi, ma anche violenti quasi, cioè sono molto proprio diversi, anche il tratto è netto, cioè c'è proprio il disegno che qua non esiste più nel momento in cui stendo il colore. Mi piace pensare a Diepenkorn, che anche lui si divideva tra quadri e disegni, ma proprio due mondi separati, in cui in realtà si riconosce sempre la stessa mano, però sono proprio due stili diversi, sono due cose completamente diverse. Cioè, i quadri astratti che faceva erano puliti, essenziali, colore anche lì, e invece i disegni comunque avevano sempre più libertà nel tratto. Bene. E con questo si conclude il primo episodio di Facciamoci cazzi degli altri in accademia. Ciao spettatori!